Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Yamaha di Valentino Rossi. Eccola qui, la YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1, un modello in scala 1:4, edizione De Agostini. All'interno di questo nuovo invio ricevo 5 numeri, dal numero 38 al numero 42. Mi volevo solo accertare di una cosa. Sì, sono 91 uscite. Non siamo quindi arrivati ancora a metà del percorso. Nessun problema. Il modello mi è stato commissionato da un mio iscritto. Ricordo a tutte le persone che fossero interessate, qualora avessero il piacere di farsi montare il modello, mi contattino privatamente. Grazie. Ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi. E se ci fosse anche qualcuno che avesse il piacere di iscriversi al canale, lo ringrazio anticipatamente. Date un'occhiata anche alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di moto, e attivate anche la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Andiamo subito a vedere quello che troviamo in questo primo numero, che è il 38, il mono ammortizzatore. Due serie di viti, un bel pezzo di metallo. Aia, scusatemi, c'ho il mio gatto che mi sta chiamando dietro. Eccolo qui Michelangelo, eccolo qui, il mio gatto tigrato europeo che ad agosto farà 3 anni. Mi ha chiamato toccandomi con la zampa con le unghie fuori sulla schiena. Guardate che meraviglia, la mia famiglia è il mio unico componente, è bellissimo. Adesso amore mio, se ti metti lì seduto io andrei avanti, decidi te cosa fare. Guardate, abbiamo lo stelo dell'ammortizzatore e la molla. Ecco qui, guardate che spettacolo. Amore, quanto sei bello. Bene, qui tra l'altro ce lo fanno già poi, ma questo lo vedremo ovviamente nel dettaglio durante le fasi specifiche del montaggio. Eccolo qui, ce lo fanno già attaccare al motore. Passiamo all'altro fascicolo, numero 39. Il serbatoio dell'aria compressa e il suo supporto. Eccolo qui. Abbiamo tutto in plastica, ma guardate però questo particolare che io trovo che sia veramente bello. Queste sono in gomma, che sono le fascette, guardate che belle. Hanno addirittura riprodotto il gancio in metallo. Belle, un bel particolare, ne abbiamo 3.
Poi abbiamo altri pezzi che vi spiegherò e vi elencherò meglio nel dettaglio, ripeto, quando andrò a fare il montaggio. Questa è la culla del serbatoio. Questo è sempre il mio amore. Saluta amore, miau miau. Tu solo al mattino e mi vieni a miagolare. Alle 4, alle 5. Questo è in simil carbonio. Guardate che bellezza. Però vi volevo far vedere questo particolare, che è la spina che poi andrà sul motore, dove ci sarà anche il tubo di gomma. Guardate, chi le conosce, quelle reali, comprenderà che è praticamente identica. Sono gli innesti rapidi. Via anche questo. Numero 40. Sono veramente ricchi sia di foto che di informazioni questi fascicoli, devo dire. Ecco, Michelangelo se n'è andato, adesso bisogna fare attenzione perché da un secondo all'altro salta all'interno del cubo box. Lui mica si preoccupa, ovviamente è un gatto, mi spacca tutto. Eccolo qua. Questo è un nuovo elemento, si vede subito che è in metallo, la monotrave sinistra del telaio, con tubi, innesti e supporti per carene. Andiamo a vedere qual è di queste, perché ne ho due. Eccola qui. All'interno abbiamo due serie di viti, il tubo di gomma, ma sono curioso di vedere la monotrave. E guardate ragazzi, ecco, avete visto? Michelangelo, guarda che mi tocca pagarla a me poi questa moto se me la distruggi, non è mia. Dai amore, dai bravo. Vi volevo far vedere, guardate che meraviglia. Che spettacolo. E poi questa riproduzione delle saldature a cordone, guardate, sembra davvero un telaio in alluminio verniciato vero. Sono particolari che io apprezzo, anche qui sulla culla dello sterzo, vicino alla culla dello sterzo, guardate. Avete visto? Ecco qui, poi andremo a montarlo sul lato sinistro della moto. Ecco qui, numero 41.
Le foto devo dire che hanno una risoluzione grafica splendida. In questo fascicolo manca la graffetta. Qua abbiamo le traverse di unione del telaio. Che, come dice la parola stessa, eccole qui, vanno messe poi qua sulla parte bassa e tengono unite il telaio qui sotto. Questa parte è in metallo. Queste due sono in plastica. Il tubo, quello che poi va messo in quell'innesto che vi ho fatto vedere prima, vi ricordate? Quello che tenevo nel palmo della mano. E una serie di viti. Adesso andiamo a vedere l'ultimo numero che abbiamo ricevuto. Io uso volutamente il plurale perché chi mi conosce lo sa, io ritengo voi parte integrante del canale. Quarantadue. Qui abbiamo Rossi nella 250, dopo il titolo vinto in 125 nel 97. Sto leggendo. È considerato a tutti gli effetti l'astro nascente del motociclismo e infatti non si erano sbagliati. È un fenomeno, è bravissimo, ovviamente ci vuole tanto allenamento, però sono quei fenomeni che, ecco, non basta solo andare in moto, perché anche altri vanno in moto, ma non fanno i numeri che fa lui. Scusate, non so se si è sentito, ma il mio carissimo Michelangelo ha fatto volare giù ben due cose dal salone. Va bene, che dobbiamo fare? È un gatto, non è un soprammobile. Ecco qui. Perfetto. Anche qui ovviamente si ripropongo lo stesso effetto della saldatura a cordone. Non so se si chiama TIG, su questo sono ignorante. Bellissimo questo pezzo. E questo è il dado che poi verrà messo con quella vite che avete visto prima molto lunga nella culla dello sterzo e garantirà la tenuta tra tutto l'avantreno e appunto la culla, che è questa. Bene, io credo di avervi fatto vedere tutto. Ovviamente mi auguro che mi seguiate anche nel montaggio di questi numeri. Vi dico che il modello è veramente imponente. Le immagini non danno la giusta realtà di quello che rappresenta davvero questo modello durante appunto le fasi del montaggio e quello che sarà poi il risultato finale. Vi garantisco che è veramente grande ed è pesante, supererà sicuramente i 5 kg di peso.
e il mio iscritto ha fatto anche l'abbonamento premium, quindi ci sarà poi anche la teca. Ho già fatto vedere le prime 2 uscite e quindi adesso vi saluto, vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, oltre a guardarmi ragazzi, sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!